Tra poco più di un mese è Natale. Natale vuol dire albero di Natale e l'albero di Natale vuol dire le luci. Oggi vi presento un nuovo virtual device per poter controllare le Twinkly Light, ovvero queste, attraverso il nostro OnCenter 2, ma ne parliamo subito dopo la sigla! Ciao ragazzi, bentornati a un nuovo video targato Mr. Apple. Prima di iniziare con l'argomento di oggi vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video. Come detto nella intro, oggi andiamo a parlare di un nuovo virtual device, ovviamente sviluppato come sempre da Sankotronic, ovvero Zoran, sul forum di Fibaro, che ringrazio come sempre per metterci a disposizione tutti questi virtual device e queste scene. Virtual device che ci permetterà di controllare le Twinkly Light, sia le cycle che le strips, direttamente dal nostro OnCenter 2. Vediamo adesso prima di cosa è composto tutto il virtual device e la scena sul nostro OnCenter 2 e poi torniamo qui per le considerazioni finali. Vediamo velocemente quindi quali sono i parametri da andare a configurare per poter avere il controllo delle Twinkly Light direttamente sul nostro OnCenter 2. Ovviamente io già le ho installate e testate e quindi vi spiego soltanto quali saranno appunto i parametri da modificare il loro funzionamento. Come potete vedere, queste sono le mie due Twinkly Light che sono configurate per accendersi prima una e poi l'altra, quindi come un unico serpentone, ma ovviamente OnCenter 2 vede due Twinkly Light separate. Tutto il pacchetto, come avrete visto, è configurato tramite i vari virtual device che andranno a controllare i singoli elementi delle Twinkly Light, quindi 1, 2, 3 in base a quante ne avrete voi ovviamente, e una scena che servirà per poter andare a lanciare tutto quanto. Viene caricata così com'è la scena e poi dovrà essere riportato il numero della scena all'interno del VD di configurazione per ogni ovviamente Twinkly Light che noi abbiamo. L'installazione del virtual device ovviamente è sempre lo stesso, quindi dobbiamo aggiungere un device, poi andare a caricare il file che ci ha rilasciato direttamente Zoran. Ma vediamo effettivamente quali sono i parametri da configurare. Ovviamente la prima cosa che dovremo andare ad inserire assolutamente sarà l'indirizzo IP che viene associato a ogni singola Twinkly Light che abbiamo in casa. Se non sapete quale è, potete tranquillamente ritrovarlo tramite l'applicazione stessa. Se avete modo, questo soprattutto perché durante il passaggio dell'anno potrebbe cambiare l'IP, associate sul vostro router sempre lo stesso IP, in modo che così il prossimo anno, dopo che avrete smontato tutto quanto e arriverà il nuovo Natale, se lo utilizzerete ancora non dovrete andare a fare nessun tipo di modifica all'interno di questo virtual device, perché appunto l'IP rimarrà sempre lo stesso. Ed ecco qui la sezione che dobbiamo andare a modificare effettivamente per quello che riguarda ovviamente il virtual device, anzi per ogni singolo virtual device. Potremo andare a decidere una lingua diversa rispetto a quella di sistema, andando a impostare appunto il codice identificativo della lingua. Nel caso ovviamente italiano sarebbe IT, per quello inglese sarebbe N e quanto altro, all'interno del campo Local Language. Qui potremo andare quindi a inserire una lingua diversa per questo singolo virtual device rispetto a quello di sistema. Local Scene ID è quello che vi dicevo: una volta che avremo installato la scena dovremo andare a riportare il numero della scena creata all'interno di questo main loop di ogni singolo virtual device. Turned off, turned on e Unreachable sono le tre icone che ci ha rilasciato Zoran per il funzionamento dei singoli virtual device, quindi turned off per quando sono spente, turned on per quando sono accese e unreachable quando non riesce a trovarlo. Quindi immaginiamo ovviamente dopo il 6 di gennaio sicuramente troveremo questo virtual device in unreachable ogni giorno, perché comunque saranno staccati. Potremo ovviamente andarlo a nascondere eventualmente al sistema o anche a rimuoverlo, potete fare come volete, per poi dopo tornare a riconfigurarlo il prossimo anno. Ed ecco qui, questi sono i pulsanti messi a disposizione da Zoran per i virtual device. Il primo pulsante andrà a avviare l'illuminazione delle nostre Twinkly Light in base all'ultimo effetto utilizzato all'interno dell'applicazione. Quello centrale invece andrà ad accendere le nostre luci con l'effetto di default che è stato assegnato appunto alle luci stesse, mentre il terzo pulsante ovviamente servirà per andare a spegnere le luci stesse. Brightness servirà ovviamente per andare a regolare
la luminosità delle strisce stesse. Per quello che riguarda invece gli ultimi due pulsanti, uno serve per effettuare un eventuale refresh, soprattutto quando andiamo a installare il virtual device la prima volta a caricare la nuova icona, serve per caricare velocemente subito appunto la nuova icona, perché andrà a controllare se il dispositivo è acceso o meno. E poi ovviamente il pulsante demo serve semplicemente appunto per dare una demo del funzionamento di questo pulsante. Vediamo adesso comunque la scena. Ed eccola qui, questa è la scena che servirà appunto dopo ad andare ad inserire all'interno dei virtual device. Dovremmo semplicemente andarla a fare un copia e incolla, quindi dovremo andare a fare un aggiungiscena con un codice Lua e poi scegliere il file txt piuttosto che il file.lua, copiare tutto il suo contenuto e andarlo ad inserire all'interno della sezione avanzati. A questo punto non dovremo andare a configurare assolutamente nulla, se non ovviamente l'iconcina per quello che riguarda la scena legata alle Twinkly, quindi non ci saranno sicuramente nessun tipo di problema per questa scena. Una volta salvata, mi raccomando, segnate l'ID, che nel mio caso ovviamente è 143, e andate a riportarlo all'interno della variabile della scena ID che è stata inserita all'interno del virtual device di ogni singolo Twinkly Light. Ma adesso torniamo alle conclusioni finali. Ed ecco qui, abbiamo visto ovviamente sia il virtual device che la scena, come si installa e quali sono i parametri di configurazione. Io ho avuto modo di avere in anteprima sia la scena che il virtual device per testarla e per realizzare questo video, quindi posso dire che funziona tranquillamente. Tra parentesi, ho due virtual device installati perché ho due Twinkly Light. Non c'è modo ovviamente di farli partire contemporaneamente come succede ad esempio nell'applicazione, che se abbiamo creato un gruppo basta far partire il gruppo e far partire tutto quanto. Ovviamente i singoli virtual device sono separati e quindi dovremo andare a lanciarli per forza di cose prima uno e poi l'altro, ma questo ovviamente non influirà in nessuna maniera al funzionamento delle Twinkly Light in base a come ovviamente voi avete deciso il raggruppamento, quindi se in serie piuttosto che in parallelo. Ho fatto ovviamente i test e queste funzionano. Cosa possiamo però controllare effettivamente con questo virtual device? Possiamo andarlo ovviamente ad accenderlo con l'ultimo effetto utilizzato, possiamo andare ad accenderlo con l'effetto di default e possiamo ovviamente andarlo a spegnerlo. E in più possiamo andare a regolare la luminosità delle nostre Twinkly Light. Di più non possiamo fare, non per colpa ovviamente di Zoran, ma perché le API sono vecchie rispetto a quelle che possono essere controllate allo stato attuale, soprattutto con la seconda generazione delle Twinkly, e le nuove API non sono state pubblicate, quindi attualmente è possibile fare questa cosa. Ma è comunque un'ottima cosa, perché ad esempio io ho preparato la mia scena natalizia che vi mostrerò successivamente, che è legata ad alcuni parametri della main scene FTB, che è sempre di Zoran, quindi mi va a controllare se è l'holiday time, quindi dal 27 di gennaio come ha inserito lui dal 27 di novembre al 6 di gennaio, scusate, il periodo delle vacanze, e poi ho inserito altri parametri, per esempio che devo essere in casa, devo essere sveglio, insomma ci sono altri parametri e poi mi vanno a controllare se sono luci esterne piuttosto che interne, ma è una scena che poi vi mostrerò successivamente. C'è ovviamente come sempre il manuale. Nel manuale viene anche dichiarato come poter lanciare poi i virtual button del virtual device all'interno di altre scene. È comunque perfettamente funzionante, sono pienamente soddisfatto. A questo punto non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e condividetelo, e noi ci vediamo a un prossimo video.